Università degli Studi dell'Insubria, primo seminario internazionale sulle città riparative organizzato dallo European Forum for Restorative Justice e dall'Università degli Studi dell'Insubria, dove da anni opera un centro di ricerca, il CESGREM, in materia di giustizia riparativa e mediazione dei conflitti. È giunto il tempo in cui le città cambino la propria prospettiva e cerchino di mettere al centro della propria vita associata i valori della giustizia riparativa, il che significa saper accogliere, riconoscere e gestire i conflitti senza anestetizzarli, sapersi occupare delle vittime e dei soggetti vulnerabili, promuovere nei cittadini una cittadinanza attiva che favorisca il livello di coesione sociale e di benessere. È operativo nella città di Como da 2 anni il progetto Contatto Trame Riparative nella Comunità e Como, insieme ad altre università italiane ed europee, sta lavorando per diventare una città riparativa ed è questa un'occasione straordinaria di scambio, di approfondimento tra soggetti che hanno promosso progetti di Restorative City: Bristol, Lovanio, Sassari, Roma, Mentana. Ci auguriamo che questo possa essere anche un'occasione per lanciare una sfida, e cioè per fare in modo che altre città seguano questa prospettiva e adottino un approccio di questo tipo. Il progetto di cui mi occupo è il progetto di Tempio Pausania Città Riparativa, progetto che nasce all'interno di un lavoro di ricerca dell'Università di Sassari, ma che in poco tempo è diventato il progetto della città di Tempio Pausania. Nasce da un bisogno dell'università, del gruppo di ricerca, di fare conoscenza, approfondire i temi delle pratiche riparative in uso in un territorio come quello della Sardegna, insieme alla necessità di una città, Tempio Pausania, che aveva avuto nel 2012 l'apertura di un nuovo carcere di massima sicurezza con detenuti provenienti da diverse parti d'Italia per reati di crimini legati alla mafia, e che la città di Tempio Pausania ha vissuto come un'invasione. Abbiamo pensato che il modello, l'idea e le pratiche riparative potessero essere uno strumento in grado di facilitare la ricostruzione dei legami che l'arrivo del carcere aveva generato, e abbiamo pensato che il contenitore migliore fosse quello delle conferenze cittadine ad approccio riparativo. In Leuven we have also a project on restorative cities. Leuven in Belgium is a place where we have already a certain tradition, a strong tradition I would even say, in doing restorative justice work. So there are mediation services and other restorative justice services that offer a lot of programs in the field of restorative justice. But nevertheless, we were a little bit disappointed because we were not able to reach really the community, citizens in Leuven and in the Leuven region. So we had very good cooperation at a certain moment, and until now, with the judicial authorities, with the justice, with the criminal justice system, let me say so. But the number of cases that we were able to deal with by mediation and family group conferencing and other restorative justice practices, that number of cases remained rather limited. Therefore, we felt the need to reach out to the society, to civil society, and to try out and to find what kind of potential there is within the society to deal with conflict, to deal with crime in an independent, autonomous way. So what we try to do in this project, Leuven Restorative City, is to build spaces, to create spaces, learning spaces, where citizens, with the help maybe of some other people, where citizens can learn to deal with conflict, with tensions, with polarization in their environments in a participatory way, in a way that is oriented to peacemaking and to restoration. Il partenariato coinvolge 2 università, l'Università di Bergamo e l'Università Insubria di Como. Quali sono gli ambiti del nostro progetto? Gli ambiti sono tutti gli ambiti di vita in cui vivono le persone, a partire dai quartieri, in particolare il quartiere di Rebbio, e, per quanto riguarda la città di Como, e le cittadine di Lomazzo e Rovellasca. Quindi a partire dai quartieri, le scuole, molte scuole sono coinvolte nel progetto Contatto, l'ambito giuridico, e poi anche, ovviamente trattandosi di un progetto di giustizia riparativa, il sostegno alle vittime. Promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità
capace di prendersi cura dei suoi conflitti e delle persone che soffrono all'interno di questo contesto, e sono tante, soprattutto in questo periodo storico. Obiettivo quindi principale e prioritario è quello di migliorare la qualità di vita di tutti e promuovere il benessere. Mentana è una cittadina che si trova alle porte di Roma, che ha un'antica memoria storica piuttosto importante. È una città riparativa in costruzione. Il servizio sociale comunale, in collaborazione con la cooperativa sociale CEAS, attiva da anni sul territorio per servizi rivolti a minori e famiglie, sta attualmente gestendo 2 progetti che si ispirano ai principi della giustizia riparativa e che attraverso delle azioni rivolte a specifica utenza hanno l'obiettivo di creare una comunità delle responsabilità e del rispetto, dove i conflitti che si vengono a creare possono essere gestiti attraverso il sistema delle conference riparative. L'associazione Spondè nasce per promuovere la cultura riparativa nel contesto italiano e opera da molti anni in molte città dell'Italia, fra cui Palermo, dove nasce il progetto Kintsugi. Il progetto mira alla creazione di una comunità riparativa dove gli attori istituzionali e del privato sociale incontrano i cittadini per affrontare le problematiche e i conflitti sociali, secondo quello che è un approccio riparativo. Noi mediatori Spondè, in qualità di facilitatori della comunicazione, accompagniamo il cittadino e nello specifico l'abitante del quartiere La Noce, il quartiere su cui stiamo operando, nel confronto e nel dialogo comunitario, lavorando su concetti che sono cari alla riparazione, la responsabilità e il rispetto dell'altro. Il tutto per attivare dei processi di empowerment e di partecipazione attiva. Bristol is trying to be a restorative city, it's a port city. It has 400,000 inhabitants, and these days it is quite a mixed city with quite a lot of refugees and people from many different countries. It's also a very beautiful city. It's got lots of hills, and it's a port city, and it has a very famous bridge built by Isambard Kingdom Brunel. So the idea of Restorative Bristol started in 2007 when the City Council held a conference, and nobody else knew what it was about, but several of us thought we should actually have Bristol projects because their conference didn't include that. And so we started meeting in small groups to inform everybody and to get people together. There was at the time quite a lot of conflict and animosity between different restorative justice groups, and we thought if we did not talk to each other, we had no chance of persuading other people that restorative justice was a good idea. So we met for a lot of different workshops about things in schools, workshops about the criminal justice system. For the European Forum for Restorative Justice, this Restorative City project started from the need to share local experience happening in Europe. As a European organization bringing together more than 300 members, including about 40 organizations working on restorative justice in Europe and beyond, we have been involved with the aim of collecting these local restorative city initiatives and creating a safe space for connecting, reflecting, for dreaming. The European Forum for Restorative Justice main focus is on criminal justice matters, but in the past years we have been involved in several projects which went beyond for preventing crime, but especially for creating relationships where conflict is seen as a value and not as a threat. For this, in 2018, thanks to the work of our working groups, we published a revised definition of restorative justice, which reflects on harm and wrongdoing as an opportunity for relationships to be strengthened.
There are specific values we relate to when we use the term restorative: inclusion, participation, respect, responsibility. 2 giorni straordinari in cui ciò che è emerso da questo seminario ci ha reso tutti un po' più sicuri del fatto che la giustizia riparativa rappresenti la sfida, rappresenti una possibilità concreta, fattibile, per migliorare il benessere sociale all'interno delle città.